Buongiorno a tutti, buone festività dal mio canale. Desidero augurare a tutti voi un buon periodo di riposo e un ottimo inizio di 2026. E vorrei chiudere quest'anno con un'altra delle mie lezioni dedicate all'universo simbolico, un tema su cui ho avuto occasione di lavorare e scrivere nel corso del 2025 e precedentemente, durante la preparazione di alcune mie ricerche e della mia raccolta poetica d'esordio, Umana Sibilla, che invito tutti a cercare e leggere. Dunque, la lezione di oggi ha per titolo Favola e riti misterici, un legame simbolico. Allora vado a illustrarvi alcuni di questi temi salienti, sperando che suscitino il vostro interesse. Entrambe queste espressioni dell'immaginario umano si nutrono di rappresentazioni simboliche per indicare verità metafisiche e comportamenti archetipici sedimentati a livello collettivo. La favola trae origine da miti e riti ancestrali che avevano una forte valenza iniziatoria. Questi racconti simboleggiavano spesso il passaggio da una condizione a un'altra, proprio come avviene nei riti di iniziazione. I riti misterici trasmettono conoscenze segrete, vincolate all'obbligo del silenzio da parte degli adepti, ai nuovi membri di una comunità attraverso simboli, rituali e narrazioni. La favola, pur avendo una funzione educativa più accessibile, più facilmente trasmissibile, possiede pure una componente esoterica che attiva diversi piani di lettura in base alla conoscenza e all'esperienza di chi ascolta. Dunque, il legame tra favola e riti misterici risiede nella loro origine, nel mondo antico e rituale di età arcaica, dove la favola fungeva da narrazione allegorica e trasmetteva insegnamenti fondamentali. Analogamente, i riti comunicavano concetti esoterici e di natura iniziatica. Entrambi sono legati alla rappresentazione del ciclo di morte e rinascita, utilizzando immagini simboliche per guidare l'individuo attraverso prove e trasformazioni. A un livello analitico, queste dimensioni possono ricondursi all'esperienza dell'infanzia. Una delle disamine più interessanti e profonde a riguardo è stata condotta da Giorgio Agamben nel volume Infanzia e Storia. Pensando a un'infanzia del mondo, la contiguità prospettica con la visione mitologica, fiabesca e misterica appare più che naturale. Il fatto che tra i simboli sacri dell'iniziazione figurassero dei giocattoli potrebbe fornire a questo riguardo un utile campo di indagine, dice Agamben nello studio citato. Infanzia è, secondo l'etimologia latina, infari, il non parlare. Nel credo misterico, il non poter dire riguarda una dottrina segreta a cui si è vincolati dal silenzio esoterico. La massima diffusione dei misteri nel mondo antico avviene a partire dal IV secolo d.C., quindi ben lontano dalla cosiddetta epoca classica, che forse costituisce il riferimento universalmente più noto quando si parla di antichità. Il loro radicarsi nella conoscenza collettiva si affianca all'origine della teurgia, che all'epoca conobbe una fioritura altrettanto rigogliosa. Alle pratiche teurgiche io ho dedicato diversi articoli, li potete reperire sul mio sito. Il praticante teurgo è colui che influisce sugli dèi, utilizzando la magia allo scopo di purificare l'anima e riavvicinarla al divino.
Nella favola fiaba l'aspetto incantatorio non implica nessun mediatore teurgo. È organico alla narrazione ed è qualcosa che si può raccontare, al contrario della religione misterica. Vi ricordo infine, sui temi dell'immaginario antico e alcuni spunti comparativi fra mito e storia delle religioni, la mia precedente lezione, I volti del sacro nel mondo antico, che trovate qui su questo canale, e rinnovo il mio invito alla lettura dei contributi di Silvio Ferri, Angelo Brelich e Giorgio Camassa. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguro ancora buone feste e ci rivediamo qua per altre lezioni e altre riflessioni. Grazie.